Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vi accompagno passo passo nella realizzazione di questo cardigan ad uncinetto e vi devo dire che spero tanto che vi piaccia e che decidiate di farlo, perché io mi sono divertita un sacco a farlo. L'ho realizzato molto in fretta perché è un progetto che secondo me è divertente e ci tiene sempre motivate. Il progetto è relativamente semplice da fare e appunto si lavora in fretta. Io ho fatto un cardigan lungo, un po' oversize, comodo, pratico, ma come sempre nel tutorial vi spiego come modificare le misure in modo da ottenere la taglia che volete o anche modificare la vestibilità del capo. Potete farlo più stretto, più lungo, più corto, con le maniche lunghe, come preferite. E una cosa che so che vi piacerà di questo capo è che non facciamo nessuna cucitura. Lavoriamo tutto ad uncinetto. Si inizia lavorando il giro di mattonelle della manica, poi lavoriamo la manica, aggiungiamo tutte le catenelle che servono per la lunghezza e cominciamo a lavorare a righe il davanti e il dietro insieme. Poi aggiungiamo questa striscia di mattonelle, lavoriamo ancora un po' di davanti e dietro col punto fantasia e poi lavoriamo un altro pezzo identico per l'altra parte. Li uniamo insieme e lavoriamo le finiture. Come sempre, mostrandovi tutto passo passo, il tutorial è diventato super lungo e quindi lo dividerò in due parti. Fatemi sapere se questo progetto vi piace e se lo rifarete regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto il video. Questa volta appunto ho lavorato, direi, una taglia oversize che potrebbe andare bene anche fino ad una L come misura. Il mio cardigan ha una circonferenza di circa 112-113 cm e un'altezza di circa 63 cm e le maniche sono delle maniche a 3/4. Diciamo che dal sottomanica misurano circa 18 cm. Per il mio cardigan ho usato il filato Azzorle di Mondial, che è uno dei filati che vi ho mostrato nell'ultimo video di recensione dei filati. Mi era piaciuto tantissimo e ho avuto la conferma che è un filato meraviglioso, anche da lavorare e anche come risultato. È 70% cotone riciclato, 30% cotone, sono gomitoli da 50 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 125 metri. Sono consigliati uncinetti da 3-3,5 mm e io ho usato un uncinetto da 3,5 mm. Il colore che ho scelto io è l'801 ed è un colore arancione, direi color carne, che ho scoperto essere praticamente il colore della mia pelle. Mi piace tantissimo e se volete utilizzare anche voi questo filato, nella descrizione del video vi lascio il link allo shop online di Un Filo di Passione, dove potete trovare questo filato in altri colori tutti meravigliosi. E per il mio cardigan ho usato circa 460 grammi di filato. E come dicevamo è una taglia che va bene a me, che sono una SM in versione oversize, ma secondo me andrebbe bene anche ad una L in taglia regolare. Spero che il tutorial vi piaccia, spero che lo rifacciate ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo facendo un nodino iniziale. Lavoriamo 6 catenelle e le chiudiamo in cerchio con un punto bassissimo nella prima catenella e tutto il giro 1 lo lavoriamo in questo cerchietto. Se preferite potete fare l'anello magico. Nel giro 1 poi nascondiamo la codina di filo attraverso i punti e lavoriamo 8 punti bassi nel cerchietto che abbiamo fatto.
e chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso. E se avete nascosto il filo attraverso i punti potete tirare leggermente per chiudere un po' il cerchietto, che comunque rimane aperto e va bene così. Nel giro 2 lavoriamo una catenella che sostituisce il primo punto basso, un archetto di 8 catenelle e un punto basso nello stesso punto di base. Due catenelle, saltiamo un punto e ripetiamo. Nel punto successivo lavoriamo un punto basso, 8 catenelle, un punto basso nello stesso punto, 2 catenelle e saltiamo un punto e ripetiamo in questo modo in totale per 4 volte. Alla fine del giro sostituiamo l'ultimo archetto di 2 catenelle lavorando un mezzo punto alto nel primo punto basso, che è quello che abbiamo sostituito con una catenella. Quindi lo lavoriamo nella prima catenella. In questo modo formiamo un archetto grande come 2 catenelle, ma siamo al centro dell'archetto, che è dove dobbiamo essere per iniziare il prossimo giro. Nel giro 3 lavoriamo negli archetti del giro 2, negli archetti di 2 catenelle e negli archetti di 8 catenelle. Negli archetti di 2 catenelle lavoriamo un punto basso e quindi qui intanto lavoriamo un punto basso, 3 catenelle e nell'archetto grande lavoriamo 4 punti alti, una catenella, 4 punti alti. E 3 catenelle e ripetiamo nell'archetto piccolo un punto basso, 3 catenelle e nell'archetto grande lavoriamo 4 punti alti, una catenella, 4 punti alti e ripetendo questa ripetizione lavoriamo tutto il giro 3. 3 catenelle e alla fine chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto basso del giro. Facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Lavoriamo per intero solo la prima mattonella. Per tutte le altre, mentre lavoriamo il giro 3, uniamo le mattonelle tra loro. Quindi vediamo come. Abbiamo una mattonella fatta intera e stiamo lavorando la prossima mattonella. Per unire i quadrati tra loro utilizziamo sempre gli archetti, che in questo caso sono l'archetto d'angolo e questi archetti che abbiamo sui dati. Quindi nell'archetto grande lavoriamo 4 punti alti e con la catenella uniamo l'angolo di un altro quadrato. Avviciniamo i rovesci del lavoro e adesso qui noi dovremmo lavorare una catenella. La sostituiamo con un punto basso lavorato nell'archetto d'angolo di un altro quadrato. Un punto basso e questa conta come catenella. Lavoriamo i 4 punti alti che dobbiamo lavorare in questo archetto
ed ora dobbiamo lavorare un archetto di 3 catenelle. Con la prima catenella uniamo l'archetto di 3 catenelle del quadrato che stiamo unendo, ma in questo caso usiamo sempre un punto basso, quindi per la prima catenella lavoriamo un punto basso nell'archetto e questa conta come prima catenella. Ne lavoriamo altre 2, lavoriamo il punto basso nell'archetto e lavoriamo le 3 catenelle, che in questo caso sono 1, 2 catenelle e un punto basso nell'archetto del quadrato che stiamo unendo. E lavoriamo nell'archetto grande 4 punti alti, e al posto della catenella lavoriamo un punto basso nell'archetto d'angolo del quadrato che stiamo unendo. Completiamo la lavorazione in questo archetto lavorando i 4 punti alti, tre catenelle e un punto bassissimo nel primo punto basso. E in questo modo uniamo questi piccoli quadrati tra loro. Andiamo avanti ad aggiungere tutte le mattonelle che servono. Per esempio, per la manica della mia maglia io ho fatto una circonferenza di 5 mattonelle, quindi intanto unisco 4 mattonelle tra loro e poi vi mostro come con la quinta le chiudiamo in cerchio. Mentre per quanto riguarda la fascia lunga di mattonelle della maglia ho lavorato una striscia di 18 mattonelle. Se voi volete fare la manica più larga o la maglia più lunga, aggiungete tutte le mattonelle che servono. Ho unito tra loro 4 quadrati e adesso vediamo come unirli in cerchio con il quinto. Iniziamo un nuovo quadrato, lavoriamo i primi 2 giri e del terzo lavoriamo solo metà del primo archetto grande e iniziamo già ad unire. Avviciniamo sempre i rovesci delle mattonelle e uniamo intanto questo lato normalmente come abbiamo fatto fino a qua. In questo modo lavoriamo tutto questo lato e con il prossimo angolo uniamo la prima mattonella che abbiamo lavorato. Appaiamo sempre i rovesci del lavoro e uniamo l'ultima mattonella alla prima, lavorando questo lato, esattamente come abbiamo unito tutte le altre. E completiamo il resto del giro. Ora che abbiamo la circonferenza di mattonelle per la manica, iniziamo a lavorare un giro intorno per poi lavorare il punto fantasia della manica. Lavoriamo sul rovescio dei quadrati. Prepariamo un nodino iniziale e iniziando dal punto che unisce 2 quadrati, qui lavoriamo un mezzo punto alto. Poi lavoriamo 4 catenelle, un mezzo punto alto nel prossimo archetto, 2 catenelle, un mezzo punto alto nel prossimo archetto, 4 catenelle, un mezzo punto alto nel punto
che unisce due quadrati. E ripetiamo in questo modo per tutto il giro. Nel punto che unisce due quadrati lavoriamo un mezzo punto alto, poi 4 catenelle, un mezzo punto alto nel prossimo archetto, 2 catenelle, un mezzo punto alto nel prossimo archetto, 4 catenelle e ripetiamo per tutto il giro. E alla fine chiudiamo con un punto bassissimo nel primo mezzo punto alto del giro. E giriamo il lavoro. Nella prossima riga lavoriamo una riga di punti bassi, lavorando un punto in ogni punto. Vuol dire che lavoriamo un punto in ogni mezzo punto alto e negli archetti lavoriamo lo stesso numero di punti bassi rispetto alle catenelle. Negli archetti di 4 catenelle lavoriamo 4 punti bassi e negli archetti di 2 catenelle lavoriamo 2 punti bassi. In questo giro abbiamo un numero di punti multiplo di 13, cioè per ogni quadrato ci sono 13 punti. Nel mio caso ho 5 mattonelle, quindi 5 per 13 uguale 65 punti. Ma il punto fantasia che lavoriamo è multiplo di 6, quindi nel mio caso per arrivare al multiplo di 6 più vicino devo aggiungere un punto. Lavorando un punto in ogni punto avrei 65 punti, 65 non è multiplo di 6, ma il multiplo più vicino è 66, quindi mi basta aggiungere un punto e lo posso aggiungere dove voglio. In uno degli archetti, per esempio da 4 catenelle, lavorerò 5 punti bassi. Se voi avete un numero di mattonelle diverse, per esempio 6 mattonelle, fate il calcolo, 13 punti per 6 mattonelle uguale 78 punti e verificate se 78 è divisibile per 6. 78 diviso 6 uguale 13. Quindi sì, in questo caso è divisibile per 6. Se non avete un numero divisibile per 6, raggiungete il numero divisibile per 6 più vicino al numero di punti che avete e lavorate quindi 1 o 2 punti in più o 1 o 2 punti in meno. Quindi lavoriamo intanto questo giro di punti bassi, iniziando con una catenella e lavorando, come abbiamo detto, per esempio nell'archetto di 4 catenelle 4 punti bassi, un punto basso per ogni mezzo punto alto e così via per tutto il giro. Nell'ultimo archetto lavoro un punto in più, come abbiamo detto, per arrivare al multiplo di 6, un punto basso anche nel primo mezzo punto alto, un punto bassissimo nel primo punto del giro e giriamo il lavoro. Nel corpo della maglia lavoreremo il punto fantasia a righe, girando il lavoro alla fine di ogni riga. Anche per la manica, anche se lavoriamo in cerchio, ad ogni fine giro giriamo il lavoro in modo che il disegno del punto sia uguale. Una catenella e iniziando dal primo punto, quello in cui abbiamo chiuso con il punto bassissimo, la ripetizione che lavoriamo in questo giro è 3 punti bassi, 4 catenelle, salto 3 punti, 1, 2, 3 e ripetiamo 3 punti bassi, 4 catenelle, salto 3 punti e andiamo avanti a lavorare in questo modo per tutto il giro. E alla fine chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto basso del giro. E giriamo il lavoro. Ed ora iniziamo a lavorare il punto fantasia. Iniziamo il giro con un punto alto che sostituiamo con 3 catenelle,
un punto basso nell'archetto, un punto alto nel prossimo punto basso, quattro catenelle e ripetiamo un punto alto nell'ultimo punto basso dei tre prima dell'archetto, quindi saltiamo un punto alto nell'ultimo punto basso, un punto basso nell'archetto, un punto alto nel primo punto basso, 4 catenelle e ripetiamo così per tutto il giro. Super facile. E alla fine chiudiamo il giro nel primo punto alto, che è quello che abbiamo sostituito con 3 catenelle. E giriamo il lavoro. E lavoriamo un altro giro uguale al precedente. Per quanto riguarda il punto fantasia lavorato in cerchio, tutti i giri sono uguali. Quindi adesso iniziamo con un punto alto che sostituiamo con 3 catenelle, un punto basso nell'archetto, un punto alto nel primo punto dopo l'archetto, che in questo caso è un punto alto, 4 catenelle, saltiamo un punto e nell'ultimo punto prima dell'archetto, che è un punto alto, lavoriamo un punto alto e ripetiamo per tutto il giro, esattamente come prima. Chiudiamo il giro nel primo punto alto, che è quello sostituito con le catenelle, e giriamo il lavoro. Nel prossimo giro facciamo un aumento. Vediamo come lavorare un aumento con questo punto fantasia. Iniziamo il giro normalmente con un punto alto che sostituiamo con 3 catenelle, un punto basso, un punto alto nel prossimo punto, un archetto da 4 catenelle e un punto basso nel punto basso centrale, quello che normalmente saltiamo, un archetto da 4 catenelle e ricominciamo a lavorare normalmente, un punto alto nell'ultimo punto prima dell'archetto, un punto basso nell'archetto e così via, e lavoriamo tutto il resto del giro normalmente. Alla fine chiudiamo il giro, giriamo il lavoro e lavoriamo normalmente tutto il giro fino ad arrivare ai 2 archetti che abbiamo lavorato nella stessa ripetizione, e qui vi mostro come lavorare l'aumento. E quando arriviamo ai 2 archetti lavorati nella stessa ripetizione, lavoriamo 4 catenelle, un punto alto nell'ultimo punto, un punto basso nell'archetto, un punto alto nel punto basso, 4 catenelle, un punto alto nello stesso punto, un punto basso nel prossimo archetto e completiamo il giro lavorando normalmente. E in questo modo aggiungiamo una ripetizione. Nel prossimo giro lavoriamo normalmente. Facciamo questo ogni volta che vogliamo fare un aumento e quindi ingrandire un po' la circonferenza della manica. Possiamo farlo in un archetto, come abbiamo fatto in questo caso,
oppure fare 2 aumenti in un giro e aumentare per esempio nel primo archetto e nell'ultimo del giro. Andate avanti a lavorare giri con o senza aumenti per raggiungere la lunghezza e la larghezza che volete per la vostra manica. Finora abbiamo lavorato 3 giri del punto fantasia. Io vado avanti a lavorare senza aumenti fino al giro 9 e nel giro 10 aumento sia nel primo che nell'ultimo archetto del giro e poi lavoro il giro 11 lavorando normalmente come abbiamo fatto qui, lavorando anche negli aumenti. Io per la mia manica per esempio ho lavorato altri 5 giri senza fare aumenti dopo che avevamo fatto l'aumento insieme e nel prossimo giro faccio altri 2 aumenti, uno all'inizio e uno alla fine del giro. Quindi un aumento lo lavoro nel punto centrale fra i primi 2 archetti, quattro catenelle, un punto basso nel punto centrale, 4 catenelle, un punto alto nel prossimo punto e così via, lavorando normalmente tutto il giro e l'ultimo aumento lo facciamo alla fine del giro. Qui c'è il primo punto del giro, l'ultimo aumento lo facciamo tra gli ultimi 2 archetti. Qui al centro lavoro un punto basso, 4 catenelle e completiamo il giro normalmente. Quindi ogni volta che vogliamo aumentare 2 ripetizioni in un giro, lavoriamo in questo modo. Io gli aumenti li ho messi nella parte bassa della manica, ma se volete potete metterli anche in vista nella parte alta. Lavoriamo il prossimo giro normalmente, come abbiamo visto prima. Per la mia manica io mi fermo qui, mi va bene sia la lunghezza che la circonferenza. Voi potete andare avanti a lavorare tutti i giri che volete, aumentando ogni volta che volete. Una volta completata la manica, facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Dopo aver lavorato la manica, cominciamo a lavorare il corpo del cardigan e il corpo del cardigan lo lavoriamo lavorando a righe, avanti e indietro, lavorando il davanti e il dietro insieme. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare ora è una riga di quadrati lunga il doppio rispetto all'altezza totale che vogliamo per il nostro cardigan. Iniziamo a lavorare quadrati e a unirli insieme e via via proviamo su di noi o sulla persona per cui stiamo facendo il cardigan, mettendoli a cavallo della spalla per vedere quanto lungo viene il cardigan e quanto vogliamo che sia lungo il nostro cardigan. Nel mio caso, per esempio, ho lavorato una striscia di 18 quadrati in totale per coprire il davanti e il dietro, 9 per il davanti e 9 per il dietro. Facciamo questo perché dobbiamo capire quanti punti ci servono per lavorare il corpo del cardigan, perché noi adesso abbiamo i punti della manica, aggiungeremo una riga di catenelle e cominciamo a lavorare il punto fantasia. Lavoriamo e poi alla fine agganciamo al punto fantasia la striscia di quadrati che abbiamo lavorato
E se noi adesso mettiamo un numero a caso di catenelle qui per arrivare alla lunghezza che ci serve per il cardigan, lavoriamo tutto il punto fantasia e poi dobbiamo agganciare una striscia di quadrati che però ha un numero di punti che non coincide con il punto fantasia, abbiamo un problema. E quindi per prima cosa facciamo la striscia di quadrati e facciamo un po' di calcoli per capire quanti punti aggiungere e lavorare serenamente il punto fantasia e poi trovarci giusti con i punti che abbiamo sui quadrati per unire il lavoro. Quindi adesso facciamo un po' di calcoli, niente paura, li facciamo insieme. Ci servono solo due dati. Numero 1, quante ripetizioni ci sono nel giro manica. Basta contare gli archetti dell'ultimo giro della manica. Nel mio caso ci sono 14 ripetizioni. E poi ci serve sapere quanti quadrati ci servono per lavorare il davanti e il dietro del cardigan. E nel mio caso, per esempio, ho fatto una striscia di 18 quadrati. Con questi due dati che abbiamo, facciamo due calcoli. Per quanto riguarda il numero di ripetizioni della manica, il calcolo da fare è il numero di ripetizioni, nel mio caso 14, moltiplicato per 6, che è il numero di punti che utilizziamo quando impostiamo il punto fantasia. Quindi 6 per 14, 84. Voi, se fate 16 ripetizioni, fate 6 per 16 e avrete un altro numero. L'altro calcolo riguarda il numero di quadrati che abbiamo lavorato per ottenere la striscia lunga 2 volte l'altezza del cardigan, cioè per il davanti e per il dietro. Nel mio caso la striscia è di 18 quadrati, quindi il calcolo è 13, che è il numero di punti che lavoriamo sul lato di ogni quadrato, per il numero dei quadrati, più 1, nel mio caso 13 per 18 più 1 uguale 235. Se voi fate una striscia con 20 quadrati, moltiplicate 13 per 20 più 1 e avrete un numero. Questi due numeri li sottraete. 235 meno 84 uguale 151. 235 è il numero di punti totali che dobbiamo avere per lavorare il davanti e il dietro del cardigan. 84 è il numero che già abbiamo sul giro manica. La differenza è il numero di punti che dobbiamo lavorare per arrivare all'altezza del cardigan. Ma per trovare il numero di catenelle, siccome poi sulle catenelle del fianco lavoriamo sia da una parte che dall'altra, questo numero lo dobbiamo dividere per 2. Quindi 151 diviso 2 uguale, nel mio caso, 75,5. E questo numero lo dividiamo per 6, che è il numero di punti che serve per impostare ogni ripetizione del punto fantasia. E otteniamo un numero. Togliamo i numeri che ci sono dopo la virgola e teniamo solo il numero intero. Questo è il numero di ripetizioni che aggiungiamo sul fianco del cardigan. Prendiamo questo numero, che nel mio caso è 12, moltiplichiamo per 7, nel mio caso fa 84, e aggiungiamo 2 punti. Quindi, nel mio caso, lavoro 86 catenelle sul fianco del cardigan. Voi moltiplicate per 7 il numero che trovate da queste operazioni e poi aggiungete 2 punti. Prepariamo quindi un nodino iniziale e lavoriamo tutte le catenelle che dobbiamo lavorare per il fianco del cardigan. Nel mio caso lavoro 86 catenelle. Lavorate tutte le catenelle che ci servono, agganciamo le catenelle al lavoro nel punto in cui abbiamo tagliato il filo della manica. Agganciamo con un punto bassissimo e iniziando dall'ultima catenella che abbiamo lavorato, lavoriamo 2 punti bassi
e la ripetizione che ripetiamo per tutta la riga è 4 catenelle, saltiamo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e lavoriamo 3 punti bassi. E ripetiamo 4 catenelle, saltiamo 4 catenelle, 3 punti bassi e lavoriamo così su tutta la riga di catenelle. E se abbiamo fatto bene i calcoli, completiamo l'ultima ripetizione lavorando 3 punti bassi nelle ultime 3 catenelle. Ed ora che abbiamo impostato tutti i punti che ci servono per lavorare tutta l'altezza del cardigan, ricominciamo a lavorare il punto fantasia a righe. Dalla parte bassa del cardigan lavoriamo tutto intorno fino a tornare alla parte bassa. Quindi adesso vediamo come lavorare il punto fantasia a righe. Giriamo il lavoro e vediamo come lavorare il punto fantasia a righe. Iniziamo con un punto alto che sostituiamo con 3 catenelle e se volete in questa catenella potete mettere un marker per ricordare che questo è il primo punto della riga. Poi lavoriamo un archetto di 4 catenelle e iniziamo a lavorare normalmente. Saltiamo un punto alto, un punto basso nell'archetto, un punto alto, 4 catenelle e così via per tutta la riga. E quando arriviamo al sottomanica proseguiamo normalmente. Qui abbiamo 2 punti che sono i primi 2 punti bassi che abbiamo lavorato sulle catenelle e il terzo punto è rappresentato dal punto in cui abbiamo agganciato la riga di catenelle. Quindi un punto alto nel primo punto, 4 catenelle, saltiamo un punto e il successivo punto alto lo lavoriamo nel punto in cui abbiamo agganciato le catenelle. E proseguiamo normalmente intorno al giro della manica. Siamo ovviamente sul rovescio del lavoro, cioè l'ultimo giro che abbiamo lavorato sulla manica è sul lato rovescio. Dopo aver lavorato intorno alla manica, lavoriamo un punto alto non nel primo punto ma nel punto in cui abbiamo agganciato la riga di catenelle. Lavoriamo l'archetto, un punto alto nell'ultimo punto prima dell'archetto, quindi saltiamo un punto e lavoriamo un punto alto, un punto basso nell'archetto e lavoriamo esattamente come dall'altra parte, un punto alto nel prossimo punto, 4 catenelle, salto un punto alto, un punto basso nell'archetto e ripetendo in questo modo lavoriamo anche su tutto l'altro lato delle catenelle che abbiamo aggiunto fino alla parte bassa del cardigan. E questa riga si conclude con un punto alto nell'ultimo punto.
e giriamo il lavoro. La prossima riga inizia con un punto alto che sostituiamo con 3 catenelle, un punto basso nell'archetto e poi proseguiamo con la ripetizione normalmente. Lavoriamo tutta la riga, il davanti e il dietro del cardigan e poi alla fine vi mostro come concludere questa riga. Completiamo la riga lavorando un punto alto nell'ultimo punto prima dell'ultimo archetto, un punto basso nell'archetto e un punto alto nel primo punto alto della riga precedente. Nella riga precedente avevamo sostituito il primo punto alto con 3 catenelle, quindi il punto alto lo lavoriamo nella terza catenella. E queste sono le 2 righe che ripetiamo da adesso in poi. In una riga, cioè nella prossima riga, iniziamo lavorando 7 catenelle. 3 servono per sostituire il primo punto alto e 4 per lavorare il primo archetto. E poi lavoriamo tutto il giro normalmente e la riga precedente si conclude con un punto alto. Poi giriamo il lavoro e iniziamo la successiva riga. La successiva riga inizia lavorando un punto alto che sostituiamo con 3 catenelle, un punto basso nell'archetto, un punto alto e così via, e finisce come l'abbiamo appena terminata, lavorando un punto alto, un punto basso nell'archetto e un punto alto nel primo punto alto della riga precedente. Ripetiamo queste 2 righe tutte le volte che serve. Quindi adesso 3 catenelle per sostituire il primo punto alto, 4 catenelle per sostituire il primo archetto e andiamo avanti a ripetere la ripetizione del punto fantasia per tutta la riga. Sono andata avanti e ho lavorato in totale, contando anche la riga di preparazione del punto fantasia, 24 righe. Per contare le righe basta contare i buchini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e così via. Io in totale ho lavorato 24 righe. Voi potete lavorare un numero qualunque di righe, basta che sia un numero pari, cioè che l'ultima riga che lavorate sia sul dritto del lavoro e il dritto è determinato dai quadrati. Per il mio cardigan ho lavorato circa 12 centimetri per quanto riguarda il corpo del cardigan. Ci fermiamo a circa metà di metà davanti perché la prossima cosa da fare è agganciare la striscia di quadrati. Questa riga di quadrati potete metterla dove volete, quindi potete lavorare più o meno punto fantasia e metterlo più verso il fianco o più verso il centro, come preferite. Io vi mostro come lavorare per agganciare il punto fantasia alla riga di quadrati.